Registra dentro. Eccoci ragazzi, siamo pronti per la prova di questa nuova X800, quindi la nuova Omni 4K X800. A dopo. Torna alla telecamera. Brava. Ciao amici, benvenuti nel canale. Oggi torniamo a parlare di dashcam e lo facciamo con il nuovo modello della 70 mai Omni. E che c'è qua? La 70 mai, oltre che a inviare la loro nuova Omni per la recensione, hanno inviato un filtro che si applica sulla lente principale della dashcam, che dovrebbe andare a togliere i riflessi del sole o della luce, insomma, poi andremo a vedere di cosa si tratta. Vi ricordo che qua sotto trovate tutti i link di riferimento per andarvi a vedere il nuovo prodotto della 70 mai per chi vuole acquistarlo e se vuole eventuali codici sconto. Io direi di andare a vedere il contenuto della nuova Omni e poi iniziamo il vero e proprio confronto con la vecchia X200. Venite. Come di consueto, il contenuto della 70 mai è molto ricco. Contenuto ricco, mi ci picco. Andiamo a vedere nel dettaglio. Cavetteria per collegare una telecamera posteriore, un supporto biadesivo di ricambio, due scudetti, due pellicole antistatiche per la dashcam anteriore e due per la telecamera posteriore, una leva in plastica, micro SD da 128 GB, libretto di istruzioni, la presa accendisigari con ben due uscite e il cavetto USB tipo C per alimentare la dashcam se non utilizziamo il modulo 4G. Entriamo nel vivo della recensione. La prima cosa che salta all'occhio è la differenza di grandezza. Questa è la X200 e questa è la nuova X800, anche il display è più grande. La seconda e grande differenza, anche se non si vede, è per quanto riguarda la registrazione dei filmati. Registra in modalità singola, quindi così collegando solo la dashcam, in 4K a 60 fps. Se invece andiamo a collegare anche la telecamera posteriore, la registrazione è sempre in 4K ma sarà fino a 30 fps. Altra novità è che la nuova Omni ha un Wi-Fi 6, mentre la vecchia X200 si fermava a 2.4 GHz. Altra differenza è che la nuova Omni non ha più una memoria integrata, ma bensì ha la possibilità di sfruttare una SD fino a 512 GB ed infine non ha più la batteria integrata da 300 mAh, ma bensì utilizza un super condensatore. Ragazzi, vi devo confessare una cosa, che lavorare con questo brand della 70 mai è una soddisfazione immensa. Ormai si è instaurato un certo rapporto di fiducia che mi piace tantissimo. Vi ricordate la recensione della X200 e qua sopra vi lascio il link per andarvela a vedere? Cosa avevo detto? Che mancavano alcune cose per renderla perfetta. Registrazione in 4K, aggiunta di una micro SD, la telecamera posteriore. C'è da dire anche un qualcosa per quanto riguarda la registrazione dei video che fa questa Omni. Secondo me la risoluzione in Full HD 1920x1080 fatica a raggiungere il livello di altre dashcam in 4K. Questa Omni non ha la possibilità di inserire una SD, quindi registra direttamente nella memoria. Ho sentito veramente la mancanza di una telecamera posteriore. Mi ritrovo con questa nuova Omni X802 con tutte e tre le cose: aggiunta di una telecamera posteriore, micro SD fino a 512 GB e registrazione fino in 4K.
Ecco perché mi piace questo brand, perché prendono in considerazione anche, diciamo, i suggerimenti di uno qualunque, uno come voi. Non sono un tecnico, un esperto, uno che ha milioni di follower, eppure hanno preso in considerazione le mie idee. Rimane solo una cosa che avevo suggerito: perché non cercate di integrare all'interno di questo modulo 4G la possibilità di sfruttare la SIM dati e avere una sorta di ripetitore wifi, in modo che con una SIM dati possiamo collegare tutti i dispositivi. 70 mai, se riuscite a fare questa cosa siete i top del top. Mi fido di lei, eh? Siamo fuori, sì, di testa, ma siamo fuori. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere, ragazzi, è come andare a collegare il modulo 4G alla scatola fusibili della nostra Nissan Qashqai J11. Siete stati in tanti a chiedermi come fare e vi faccio vedere quali sono i due fusibili che ho utilizzato personalmente per collegare il modulo, e funziona perfettamente. Ok? Andiamo. Questo è il modulo 4G che io ovviamente ho già installato ed è composto così, con 3 cavetti, un cavetto giallo che secondo loro io dovrei andare a collegare intorno al fusibile in questa maniera, attorcigliandolo. Cose da pazzi. Con scritto ACC, un cavetto rosso scritto VCC e c'è il cavetto nero di massa. Per iniziare, intanto ho utilizzato questi adattatori con il doppio fusibile, vedete? Per la nostra Nissan Qashqai ci vuole il modello micro, il più piccolino che esiste, in quanto ai fusibili questi piccolini. Nel primo fusibile viene riportato il fusibile che togliamo dalla scatola fusibili, quindi un 10 A, e il secondo fusibile a 10 A è quello che va a proteggere la dashcam. Ok, quindi il primo protegge il circuito dell'auto, il secondo protegge la dashcam. È il numero 6 con 10 A e sarebbero i sedili riscaldabili ed è il più sotto chiave, quindi accensione. Ok, se non avete i sedili riscaldabili, con il tester andate a cercare un positivo sotto chiave, nel senso che quando accendete il quadro arrivano i 12 volt, quello è il positivo sotto chiave e lo mettiamo qui. Poi il rosso, in questo caso VCC, va collegato sempre ai 12 volt dell'auto. Io l'ho collegato qui sotto alla seconda fila, il primo fusibile, che è la riserva. Eccolo qua sotto, ragazzi. Quindi andiamo a collegare anche questo qui e il modulo è collegato, e la massa io personalmente l'ho collegata a questo bullone qua sotto. Modulo 4G posizionato lì, ma potete metterlo dove vi pare, dove vi aggrada di più, in quanto sotto c'è un biadesivo e questo non si muove più, quindi potete posizionarlo anche sul parabrezza. Cavetto che alimenta il modulo fatto entrare qui dentro e collegato alla scatola fusibili, come vi ho fatto appena vedere, e cavetto USB di tipo C che va collegato al modulo e sarebbe quello che alimenta la dashcam. Invece questa X200 praticamente ha l'attacco differente rispetto alla nuova, perché la nuova è più grande, vedete, non va bene, ahimè, quindi dobbiamo rimuovere tutto e andare a inserire il nuovo attacco, ma ovviamente la posizione, ragazzi, questa è e questa rimane. Quindi adesso facciamo passare il secondo cavetto che arriva fino al portellone per collegare la telecamera posteriore. Diamoci da fare.
Ragazzi, ci siamo. A questo punto, dopo aver collegato il tutto, apriamo il libretto di uso e manutenzione lingua italiana e andiamo a inquadrare il QR code per scaricare l'applicazione 70 mai. Europa, e scarichiamo la versione per Android o iOS, dipende cosa utilizzate. 70 mai. Clicchiamo su più e andiamo a selezionare lente ruotante. Maglio perforante. Allora, collegare alimentazioni, quindi accendiamo il quadro dell'auto, così va a alimentare la telecamera. Prossimo. È partita. Eccola qua, 70 mai X800. Clicchiamo qui e andiamo a connettere la dashcam. Quindi confermare l'autorizzazione del dispositivo, fare clic sul pulsante di accensione della dashcam. Prossimo, ok, e questa è la telecamera collegata. E da qui andiamo a vedere la telecamera posteriore, novità di questa X800. Quindi in questo caso abbiamo sia la panoramica 360 che riprende anteriormente e lateralmente alla nostra vettura, più l'aggiunta di una telecamera posteriore vera e propria. Allora adesso dobbiamo andare a collegare il modulo, eccolo qua sotto ragazzi, vedete, aggiungi modulo 4G. Clicchiamo qui, passo 1, quindi inserire la SIM all'interno dello sportellino. Passaggio numero 2, collegare il cavetto dal modulo 4G alla dashcam. Vi ricordate? Ultimo passo, sarebbe il passo 3, collegare all'alimentazione il tutto. E facciamo inizia. E qui si va a sincronizzare. Il sistema configura automaticamente l'APN in base alla scheda SIM, in quanto la mia TIM, ragazzi, viene riconosciuta perfettamente. Quindi non devo fare nulla. Telecamera da cruscotto, 4G abilitati e tutto funzionante, in quanto vi ho fatto vedere LED verde acceso. Ok. Modulo 4G aggiunto con successo. Adesso possiamo eseguire anche la connessione da remoto per andare a vedere cosa succede intorno alla nostra vettura e per avere gli avvisi in tempo reale. Andiamo su sorveglianza remota. La macchina è spenta e stiamo praticamente utilizzando la dashcam, eccola qui, dov'è? Eccola, da remoto. C'è un ritardo ma funziona tutto, e da qui possiamo andare a visionare anche la telecamera posteriore, quindi novità di questa X800. Ah, magnorta sta pippa ragazzi. Allora, e qui possiamo andare nelle impostazioni. Formato codifica, compressione alta, risoluzione 4K, mirroring e rotazione. Questo è per quanto riguarda la telecamera posteriore. Possiamo invertire l'immagine o comunque farla a specchio, dipende come posizionate la telecamera. Qui abbiamo la posizione della lente rotante, quindi possiamo scegliere una posizione e salvarla. Salva. Durata 24 ore, qui è la durata del modulo 4G, quanto tempo deve stare in funzione. Io ho messo 24 ore. E da qui c'è il rilevamento delle collisioni, io ho messo ultra alto, e cosa interessante è questo qui, rinvio di 5 minuti a seguito della risposta, perché altrimenti quando chiudete la macchina vi rileva una collisione. Quindi in questo modo entrerà in funzione dopo 5 minuti che avete chiuso la vostra autovettura, sia per quanto riguarda il rilevamento di collisione sia per quanto riguarda il rilevamento di movimento, perché altrimenti anche qui, se impostate rispondere istantaneamente, quando chiudete la macchina già vi inizia a rilevare come persona sospetta. Poi abbiamo registrazione in time lapse on off, questa è un'aggiunta per la registrazione in modalità di parcheggio. Le impostazioni ADAS avanzati, quindi dobbiamo attivare e poi fare un breve percorso per rendere attiva questa impostazione. Il controllo vocale, che questa volta è stata aggiunta anche la lingua in italiano, quindi abbiamo tutte queste opzioni. Fai un selfie. Sincronizzazione dei dati del percorso guida. Se attiviamo questa opzione, quando si collega al wifi va a sincronizzare i nostri viaggetti che facciamo. Queste sono tutte le impostazioni. Da qui abbiamo gli album,
va a interrompere la registrazione e qui ci sono sia tutti i video che la sorveglianza di parcheggio. Eccoli qua. Ho notato che nel menu della dashcam, oltre alla sorveglianza, posizione del veicolo e centrale di allarme, è stato aggiunto anche questo menu, rilevamento della batteria. E da qui ci dà, in base al giorno, io ovviamente ho installato oggi 26 gennaio 2025 la telecamera, e vedete qui mi dà il voltaggio, e da qui c'è la centrale di allarme. Tutti i video che sono stati registrati in sorveglianza di parcheggio, album locale, spazio cloud. Qui registra tutti i filmati della sorveglianza di parcheggio. La memoria che possiamo salvare nel cloud sono 520 MB. Attualmente abbiamo utilizzato 320 MB. Altra novità di questa 70 mai, in dotazione, o meglio negli accessori, troviamo anche questo filtro. E questo qui, ragazzi, è svasato e si va a inserire in questa maniera sulla lente, in modo che la parte sotto combaci con la svasatura. Per toglierlo, ripeto, è calamitato. Andiamo a posizionare la lente. Ecco qua. Si nota qualcosa di differente? Non lo so, ragazzi, io sinceramente non noto nulla, però magari durante la notte o riflesso qualcosa cambia. Comunque sappiate che con il codice sconto che trovate nella descrizione del video, in regalo avete questo favoloso filtro antiriflesso. Me coglioni! E che la sfida abbia inizio. 1, 2, 3, prova microfono. 1, 2, 3, prova microfono. Bene amici, siamo giunti al termine di questo confronto diretto tra le due 70 mai, Omni e Omni 4K. Cosa ne sarà uscito fuori da questa sfida? Adesso vi racconto alcune cosettine che forse non tutti hanno detto. Partiamo subito dalle cose sì, che oggettivamente sono migliorate rispetto alla X200. La prima cosa in assoluto è per quanto riguarda i filmati che va a registrare, nulla a che vedere con la vecchia Omni, ragazzi. Il nuovo sensore Sony Starvis 2 lavora molto bene, l'avete visto anche in controluce, le differenze sono notevoli, definizione, dettagli, anche di notte ragazzi è migliorata notevolmente, quindi devo dire che per quanto riguarda i filmati promossa pieni voti. Buona l'idea finalmente dell'aggiunta di una seconda telecamera posteriore, registra dei filmati in Full HD
più che accettabile anche di notte. L'utilizzo di una micro SD che può arrivare fino a 512 GB sicuramente ci facilita la possibilità di riversare i filmati all'interno del PC senza necessariamente andare a rimuovere la dashcam stessa. I comandi vocali, finalmente è stata aggiunta la possibilità di poterli sfruttare anche in lingua italiana. Mi stavo dimenticando una cosa importantissima: questo filtro CPL che va a togliere i riflessi della luce sul cruscotto. Ma che cazzo dici? Vi ricordo che qua sotto nella descrizione del video troverete un codice sconto che vi darà diritto a ricevere questo filtro CPL. Ora ragazzi, veniamo alle cose che non lo so, non mi hanno fatto impazzire e me ne dispiace molto su questo particolare. Il primo è per quanto riguarda i filmati registrati in modalità di sorveglianza di parcheggio. Il filmato della telecamera posteriore non viene salvato nel cloud, quindi se viene sottratta la dashcam non sarà più possibile recuperare tale filmato. E secondo me questa è una mancanza abbastanza grave. La seconda cosa che si dovrebbe andare a perfezionare, visto che è stata aggiunta la telecamera posteriore, è utilizzare la stessa anche come sensore di movimento, quindi non solo la dashcam principale. Perché ragazzi? Perché il sensore di movimento scatta e quindi fa partire la registrazione del filmato da 30 secondi solo se il soggetto sosta davanti al raggio d'azione della telecamera frontale. Quindi se un soggetto malintenzionato sosta lateralmente o posteriormente alla nostra autovettura non avremo mai il filmato di quello che è successo. Quindi ha voglia di dire: ma se ho uno stronzo che mi riga la autovettura lateralmente, con queste telecamere posso andare a vedere chi è stato? La risposta è no. E no, perché il soggetto deve necessariamente sostare nel raggio d'azione della telecamera principale. Già se siamo all'altezza degli specchietti, ragazzi, la telecamera non parte, quindi non parte la registrazione, soprattutto poi se sosta posteriormente. Ecco perché vi dico, l'idea sarebbe di aggiungere un sensore di movimento anche nella telecamera posteriore, in modo che siamo coperti perlomeno anteriormente e posteriormente. La parte laterale purtroppo rimane scoperta. Che vuol dire? Che te la vinde il culo. L'ultima cosa che non mi è piaciuta su questa nuova 4K è il sensore di collisione, e mi spiego. Allora, il sensore di collisione funziona quando la nostra auto è parcheggiata ed è spenta. Se rileva un urto, fa partire la dashcam ed effettua una registrazione di 30 secondi. In questa 4K, ragazzi, è molto pigro questo sensore, anche se è impostato al massimo della sensibilità, e devo dire che per farlo partire bisogna dare un urto consistente rispetto alla X200. Ma la cosa che è incredibile, ragazzi, è che su questa 4K la telecamera rimane fissa, si blocca in quella posizione e non ruota, come invece succedeva sulla precedente X200. Allora sta 4K funziona o non funziona? Diciamo che secondo me c'è bisogno di un rotaggio, e questo rotaggio a mano che la 70 Mai capisce qual è il problema, e ovviamente anche il mio suggerimento spero che venga preso in considerazione, si andrà a limare queste piccole problematiche. Ora veniamo alle vostre richieste o commenti che mi avete lasciato sul canale YouTube. Allora, mi avete chiesto per il modulo 4G quale SIM utilizzo personalmente. Utilizzo una SIM Team Business con l'opzione Duo, quindi sarebbe una doppia SIM, il clone di una SIM, due SIM identiche con 20 GB in 5G al mese. Ho fatto proprio questa opzione per poter avere due SIM simultaneamente da utilizzare, una nel telefono, una vado a provare sia i car tablet che il modulo G delle dashcam ed altro. E il consumo di gigabyte, ragazzi, al mese dipende soprattutto da come impostate la sensibilità dei sensori di questa dashcam.
perché ovviamente ogni volta che parte il sensore e registra un video lo manda nel cloud e quindi questo significa che si ciuccia i gigabyte. Altra cosa è quando andate a vedere tra l'applicazione da remoto quello che succede intorno alla nostra vettura. Che carino, vedi davanti sta a passare quello, vedi dietro. Ragazzi, questi sono tutti giga che si ciuccia. Quindi dipende come utilizzate la dashcam. Se fate un utilizzo normale, diciamo che 20 GB sono al limite, quindi vedete un abbonamento che possa almeno avere un 50 GB, così state sicuramente tranquilli. La seconda cosa che è molto gradevole è che devo fare dei saluti. Un saluto e un abbraccio fortissimo dall'Italia al nostro amico Hasan Alp della Turchia. Un bacione. Detto questo, se il video vi è tornato utile, vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto lasciate qua sotto un commento su cosa ne pensate di questo nuovo prodotto, migliorie, tutto quello che si può sistemare e che magari non mi è venuto in mente durante la recensione, lasciatelo nei commenti. Noi come di consueto ci vediamo in una delle prossime recensioni. Un bacione da Francesco, ciao belli, state bene.